Ma quindi, con gomma tassellata specialistica, mousse, cerchi a canale stretto, montati su una maxi enduro, su asfalto appena piove muori? Riesci veramente a viaggiarci in autostrada? Si consumano alla velocità della luce? Sono solamente un prodotto da bar per sentirti figo quando vai a fare l'aperitivo? Bene. Autostrada, velocità autostradali, circa 300 km, diluvio universale, quasi neve in cima alla Scisa. Andiamo a vedere come si comportano dei super tasselli con mousse e con i cerchi a canale stretto. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi facciamo un bel test sulle Michelin Tracker, come si comportano con l'autostrada con il diluvio universale. 8 gradi, speriamo di non trovare neve in cima al passo della Scisa, con le Tracker, le mousse, i cerchi a canale stretto, il diluvio, il passo della Scisa e chi più ne ha più ne metta. Come non voglio di stare a mattire a pensare a quanto gas do, ho messo la mappa Rain, se uno accelera vedete che parte subito lampeggia in traction. Comunque pazzesche queste gomme, l'acceleratina così al volo, sono super stabili. Non voglio far diventare sto video un video polemico, però andiamo a toccare un po' di punti dei quali ce n'ho veramente le palle piene di sentire i peggio discorsi che non hanno né capo né coda. Ultimamente proprio ho visto dei post sui social senza senso su questo tema, le persone sotto commentano nei modi più disparati, molto spesso con cognizione di causa, ma purtroppo la maggioranza delle volte vige la regola delle chiacchiere da bar. Ma veniamo a noi, io sono ancora ingessato, ho circa una decina di giorni di gesso ancora. Per chi è la prima volta su questo video, racconto il mio percorso in fuoristrada con la mia moto, una KTM 890 Adventure R. Negli ultimi video avrete visto che mi sono rotto il polso, se non avete visto il video lo trovate sotto linkato o nel canale. E nel video di oggi, come vi ho detto nell'intro, vorrei andare a toccare un tema molto delicato, che sono le gomme tassellate su un maxi enduro, per farci chiaramente fuori strada, non per andarci a fare asfalto e basta. Per chi è già sul canale sa che ho iniziato ad andare in moto da pochissimo tempo, non sono neanche 5 anni, e dal 2022 ho iniziato a fare praticamente solamente fuori strada. Ho passato tutte le tappe. Quando avevo ancora la 1290 Adventure S montavo su delle Pirelli che erano quelle di primo equipaggiamento, poi ci avevo montato sopra delle Pirelli Street, che è una gomma stradale che viene venduta come gomma adventuring, ma di adventuring non ho assolutamente niente, e nell'ultima fase ci avevo montato delle TKC80 con le quali avevo iniziato a sentire un po' di differenza e con le quali mi ero reso conto che tutti i discorsi che avevo sentito fino a quel momento lì sul tassello, che non tiene in autostrada, che non ci si può fare un cazzo e tutte queste cose qua erano minchiate. Quando ho messo la TKC80, il giorno dopo che l'avevo messa sono andato a fare un evento a Eventi Codemonte, che c'era questo evento di fuoristrada, ero ancora super all'inizio. Vi lascio il video qua sotto che è divertente se volete andarvelo a vedere, perché oltre a vedersi da dove sono partito, perché quella era una delle prime uscite col fango e tutto, vi potete fare un'idea di tutto il percorso che c'è stato poi in mezzo in questi anni qua giù di YouTube. Allora, io quando ho montato ste gomme, le TKC80, sulle quali avevo letto le peggio cose, che non duravano una mazza, che non funzionavano, che non tenevano in autostrada. Per chi è appassionato di KTM, per chi conosce il 1290, anche lì ci sono sui social dei discorsi su quanto è stabile, non è stabile, su quanto sbacchetta, non sbacchetta. Allora, io con quelle gomme, chiaramente in un posto non definito del mondo, in Germania, sulle autobahn, a quelle gomme lì mi sono arrivate di contachilometri, non so di GPS a quanto fossi, a 240 km/h. E la gomma era stabilissima. Io purtroppo non ve lo posso caricare quel video lì, vi tocca credermi sulla parola, ma la moto era stabilissima. Oscillava molto meno alle alte velocità rispetto che con la gomma standard, quella di primo equipaggiamento, che è una Pirelli Trail qualcosa, insomma una gomma di merda, per farci fuori strada chiaramente. E la TKC80, ora io non ricordo la percentuale che ha, ma credo che sia una gomma 70-30 o 80-20 addirittura come utilizzo off-on. Quindi lì mi sono iniziato a rendere conto che tutto quello che avevo letto fondamentalmente andava verificato in prima persona. Ok, chiedere pareri, ma quello che consiglio veramente di fare quando vi interessa una gomma, quando avete bisogno di capire effettivamente se funziona o no per le vostre esigenze, è di comprare e di provarvela. Perché purtroppo le gomme sono estremamente soggettive. Quello che funziona a me magari non funziona a te, quello che per me magari è lo stato dell'arte magari per un'altra persona è follia.
molti di voi probabilmente vedranno sto video e mi diranno: ma che cazzo stai a dire, Giacomo? Mi aspetto già tutti quei commenti lì, però ci tengo veramente a darvi il mio punto di vista su questo tema. Diciamo che si aprono sempre delle parentesi assurde su gomma tassellata su asfalto, su quanti chilometri ci si possono fare o non ci si possono fare, sulla tenuta, su quello, su quell'altro e su quell'altro ancora. Ma in particolar modo andiamo proprio all'ennesima potenza sul discorso quello che si può fare con una maxi enduro. Ci si può far fuori strada, non ci si può far fuori strada, come vanno fuori strada, come non vanno fuori strada, quello lo tratteremo in un altro video, perché sennò qua veramente non voglio immaginare cosa succede nella sezione commenti sotto il video. Limitiamoci a parlare del discorso gomme tassellate su maxi enduro e utilizzo di una gomma tassellata più o meno tassellata su maxi enduro. I discorsi che si sentono principalmente sono: con le gomme tassellate, più sono tassellate, più è impossibile viaggiarci. Se vai a più di 80 km/h in autostrada le finisci subito. Una gomma tassellata specialistica o quasi specialistica su maxi enduro è follia. Con i tasselli, se piove su asfalto t'ammazzi, con i tasselli viaggi di merda, eccetera eccetera eccetera. Anzi, scrivetemi sotto i commenti più assurdi che avete sentito sulle gomme tassellate montate su maxi enduro. E tornando al discorso della soggettività della gomma, probabilmente per me avere grip su asfalto è una cosa, per un'altra persona è un'altra, quindi io magari cerco un livello di grip su asfalto che è inferiore rispetto a qualcun altro. Per me la tenuta su bagnato è una cosa e per un'altra persona magari un'altra, cioè io magari quando guido su bagnato, a prescindere dalla gomma che ho, non vado a cercare determinati angoli di piega o determinate performance, quindi magari non mi serve che la gomma lavori a chissà che tipo di livello di performance su bagnato. A me ad esempio sulla durata le gomme, anche quando avevo delle gomme stradali, non mi sono durate più di 6-7 mila km, le gomme tassellate in linea di massima mi sono arrivate a 5-6 mila km andando bene. Sui tasselli più estremi mi sono durate molto meno, tipo le Karoo Extreme mi erano durate 1500 km e l'anteriore era da tirare nel cesso dopo 1500 km, quindi non ho mai guardato al discorso consumo chilometrico, perché io la moto la uso a 360 gradi e dovendo fare tanti trasferimenti per andare a fare off-road, le gomme so che si consumano e ci sta che durino meno rispetto a quello che dura una persona che ci fa molto meno asfalto di me e un utilizzo più presente solamente fuori strada. Proprio su questo tema qua giù c'è da dire una roba che è fondamentale. Io credo che quando si parla di una gomma c'è da calibrarla nel suo utilizzo. È inutile che paragoniamo una gomma tassellata a una gomma stradale, così come è inutile paragonare una gomma stradale a una gomma tassellata. E però proprio per questo noi in questo video stiamo parlando di gomme tassellate. Non mi scrivete sotto la mia gomma stradale fa questo, quello e quell'altro. Parliamo di gomme tassellate e parliamo in questo video di utilizzo di gomme tassellate per maxi enduro che fanno fuori strada vero. Poi il livello non mi interessa, può essere livello intermedio, può essere livello medio, può essere livello hard, può essere livello facile, chiaramente fuori strada, non l'eroica. Un utilizzo di maxi enduro per portarla oggettivamente nel sottobosco, in mulattierette, pendenze intermedie facili o pendenze impegnative, sasso smosso, strade particolarmente rotte, sasso piantato grosso, quindi gradoni, discese, radici, fango, umido e chi più ne ha più ne metta. Quindi si sta parlando proprio in questo video di questo tipo di utilizzo, di questo tipo di necessità. Quindi io che ho bisogno di andare fuori strada in un certo modo, un determinato livello di sicurezza, se vado a montare una gomma tassellata, cosa minchia succede? Cosa mi succede poi a tutto l'utilizzo che devo fare della moto su asfalto? È qua che mi interessa far chiarezza e darvi comunque il mio punto di vista. Penso potrebbe essere utile a molte persone che si stanno domandando se fare o no questo passaggio. Sul canale trovate i video più disparati dell'utilizzo della gomma tassellata in fuoristrada e di diverse gomme tassellate utilizzando le fuoristrada con maxi, fino all'ultima combinazione che è quella che monto, che sono le Michelin Tracker, che è una gomma specialistica FIM, con i cerchi a canale stretto, quelli di bar tubeless, con il trattamento tubeless e una mousse media montata dentro. Avete proprio la peggior gomma e il peggior setting per viaggiare su asfalto, almeno sulla carta, e vi potrete rendere conto in questo video, in questo piccolo viaggio che ho fatto per scendere da Milano a Viareggio, un viaggio di circa 270 km con autostrada principalmente pianeggiante e poi c'è questo tratto di autostrada in montagna sul passo della Scisa, con delle curve anche che necessita un minimo di attenzione, specialmente nel periodo invernale e specialmente col diluvio come ho beccato io. Adesso ci andiamo a vedere questo video e facciamo un po' di commenti e rispondiamo a un po' di domande delle più diffuse. Siamo partiti da Milano con una situazione di diluvio. Pioveva un botto, tanto che c'erano le pozzanghere
all'interno dell'autostrada. Come potete vedere, la moto è sempre stata super stabile. Ho viaggiato in autostrada intorno ai 120 km/h principalmente, a volte intorno ai 100, a volte intorno ai 110. E qui veniamo alla prima domanda: con una gomma tassellata si può viaggiare? Beh, sì, secondo me sì, si può viaggiare con qualunque gomma. Chiaramente torniamo là: se c'è una gomma stradale e devi fare solamente strada, viaggi più confortevole, avrai meno rumore davanti, avrai più tenuta in strada. Però non è vero che con una gomma tassellata non si può viaggiare. Io faccio circa 10.000 km l'anno e sono tutti fatti con le stesse gomme sempre, non cambio cerchi perché non ho sbatta, perché non ho voglia di mettere prima una gomma stradale e poi una gomma off-road per andare a fare fuori strada, perché comunque la moto poi la uso durante tutto l'anno. Sono senza auto, almeno ero senza auto, ne ho comprata una adesso che poi vi porterò sul canale. Io ho sempre cercato il compromesso ideale per fare tutto con la moto e sono passato da tasselli meno aggressivi piano piano fino a questo setting qua di cui vi ho parlato, che è il setting più estremo che ho montato sulla moto. Quando l'ho messo avevo un po' di dubbi, avevo un po' di paure, perché comunque anche da altre persone che non sono persone che parlano a caso mi avevano messo un po' in guardia. Io personalmente per adesso mi sono trovato da Dio, non ho mai avuto problemi in autostrada, non ho mai avuto particolari problemi sul bagnato. Chiaro, cioè non è una gomma che puoi trattare come una gomma stradale sul bagnato, devi avere un minimo di accortezza, però per quello che poi dopo mi dà la gomma fuori strada, per me il compromesso vale come. E qua potete vedere, a questo punto qua eravamo già sulla scisa e la moto andava di molto bene, eravamo a 100, anche qua 120, 110 in curva, le curve sembrano dritte qua nel video, ma comunque per chi ha fatto la scisa sa come sono, e era veramente tanto bagnato. La pressione io le tengo sempre, queste gomme qua, quando sono su asfalto, 1, massimo 1,2, qua secondo me ero intorno a 1,1. Ho dentro la mousse, che chiaramente quando c'è così tanta aria non lavora molto, quando sono poi fuori strada le vado a sgonfiare più o meno a seconda di quanto è difficile il percorso. Quindi sulla prima domanda, per me sì, con una gomma tassellata puoi viaggiare, e puoi viaggiare e come. Quanto durano queste benedette gomme? È vero che se monto una gomma specialistica dopo 700 km sono finite? Ecco, sta cosa io l'ho sentita dire, ragazzi, su tutte le gomme. Io ho sentito dire persone che avevano montato una TKC 80 e ci avevano fatto 800 km. Ora, è possibile? Sì, se sei un manico della Madonna e spingi veramente tanto, sia fuori strada che su strada, magari sì, ce la fai, magari vai a fare un rally ride, una tappa di motorelli o una tappa di un rally dove è particolarmente duro e sassoso e hai dei trasferimenti, quindi esci a tuono dall'asfalto, entri a tuono nello sterrata, tipo con magari una TKC 80, ci sta che la sbricioli e la disintegri anche con 700-800 km. Però devo essere sincero, io quando ce l'avevo sul 1290, ad esempio, parlando della TKC 80, che molti denigrano nei peggio modi, io sul 1290 ci avevo fatto tipo 6.000 km. È vero, il fuoristrada che facevo non era estremo come quello che faccio adesso, però la gomma andava, e su asfalto io col 1290 in autostrada e sui passi spingevo e la gomma andava veramente molto bene e non si sbriciolava. È vero, TKC 80 non è la Michelin Tracker, la Michelin Tracker è una gomma specialistica, una gomma FIM con cui si può fare proprio gli eventi ufficiali FIM, una gomma 100% off-road. Peraltro io monto gomme 140 dietro. Non mi venite a scrivere sotto non sono omologate e non sei a norma, non è un video su questa cosa qua, non me ne sbatte una mazza, non sto parlando di mettete una gomma 140 e girateci tranquillamente, no, ognuno si prende i suoi rischi, siamo grandi e vaccinati. Io sto parlando di come si comportano, cioè, apro e chiudo questa parentesi giusto per precisare la cosa. Venendo alla Tracker, è una gomma molto specialistica, è vero che si sbriciola, è vero che la mousse si disintegra. Allora raga, io con questa gomma qua, adesso lo vedrete alla fine del video a quanti chilometri sono arrivato molto oltre i 600-700 km di cui parlano le persone. In autostrada ci sono andato sempre a velocità autostradali, non mi sono mai messo ad andare a 80-90 km/h, mai fatto con nessuna gomma tassellata che ho montato sulla moto. La gomma, come vedete qua nel video, ha viaggiato tranquillamente a 120-130 km/h sul bagnato, anche sulla scisa. Le immagini parlano, penso, anche per me, la gomma va tranquillamente. Io non sono un pilota, non sono un manico, cioè sono una persona normale che guida da appassionato la moto
in strada e fuori strada, quindi fondamentalmente non credo che il mio parere sia il parere di un addetto ai lavori o di una persona che è un professionista, anzi, sono tutto fuorché un professionista, quindi vedendo le immagini si riesce a toccare con mano un po' quello che succede. I due punti: la gomma specialistica in autostrada si sbriciola, la gomma specialistica o tassellata importante, se vai in autostrada a più di 80 km/h non durano niente. Io rispondo in questo modo qua: non è vero che si sbriciolano e non è vero che non durano niente, durano meno. Vi ho portato delle piccole recensioni delle altre gomme che ho usato, tipo le Mitas e l'Enduro Trail XT Plus, ci avevo fatto 6.000 km usandole senza il minimo ritegno, quindi in autostrada andavo anche ben oltre la velocità codice. Alcune volte sono state stramaltrattate quelle gomme lì. Le Golden Tires GT823 stessa cosa, siamo intorno sempre ai 5-6.000 km. L'unica gomma che non mi è durata una mazza sono state le Karoo Extreme, quelle proprio sono durate come da Natale a Santo Stefano, come vi ho detto prima, ci ho fatto 1.500 km e le ho dovute cambiare, però anche quelle utilizzate come mi piace guidare la moto a me, quindi senza il minimo ritegno. Poi è vero che con i tasselli si viaggia di merda, qua siamo nella soggettività più totale. Ci sono persone che montano sul GS e dicono che vibra troppo e che gli danno fastidio alle vibrazioni, e persone come me che non sentono assolutamente quel problema lì. A me mi potresti mettere probabilmente su qualunque moto e difficilmente ti verrò a dire ah, sento le vibrazioni, ah, sono scomodo. Boh. Risiamo su una roba estremamente soggettiva. Il tassello non è confortevole, il tassello non ti permette di guidare in maniera confortevole. Boh, cioè sì, di sicuro se vai a mettere una gomma stradale, 100% stradale, è più confortevole. Io adesso non metto una gomma stradale dal 15-18, però se domani monto su un mezzo che ha una gomma stradale e vado in autostrada a velocità, sicuramente percepisco una differenza di comfort. Detto questo, secondo me con una gomma tassellata ci potresti tranquillamente andare a capo nord. Di sicuro avrà una durata inferiore rispetto a una gomma fatta per andare su asfalto, ma ci puoi fare tutto quello che puoi fare con una gomma stradale senza nessun tipo di problema o di limite. Tornando invece sul discorso pioggia, la tenuta con la pioggia, questo video qua parla per me. Di sicuro non è un passo di montagna con il diluvio, dove le curve sono strette, con un angolo di piega maggiore, però penso che vi potete fare un'idea da questo video qua come va la moto sul bagnato, quanto tiene. Ripeto, qua abbiamo una gomma 100% off-road, quindi da qua immaginatevi che un tassello 90%, un tassello 80%, un tassello 70%, un tassello 60% o un 50-50, chiaramente sarà sempre più performante poi scendendo sul bagnato. Una gomma del genere a me non mi ha mai messo in difficoltà, ma anche lì è estremamente soggettivo sul quanto per me lavora bene e quanto per te lavora male. Detto questo, però, non vuol dire che la gomma tassellata su bagnato non possa andare, che non possa andare anche a velocità importanti e che non ci si possa fare lunghi tratti, lunghi tragitti sotto la pioggia o con le condizioni climatiche avverse. L'importante è aver chiara sta cosa qua. Cioè io con questo video quello che voglio fare è riposizionare un po' al centro la cosa. Mi sta bene che venga detto che il tassello non sia confortevole, non performi su asfalto, ma l'importante è essere oggettivi sul fatto che si può far tutto anche con una gomma tassellata, con meno performance, ma ci si può far tutto, e per tutto intendo tutto. Non ci sono limiti sull'utilizzo di un tassello anche su asfalto, devi solamente tenere delle piccole accortezze, come è normale che sia. Il punto qua è un altro, però: utilizzo della gomma tassellata su un Maxi Enduro per fare fuoristrada. Ora il tema è uno soltanto. Se io devo andare a fare fuoristrada, preferisco avere il massimo grip, il massimo comfort, la massima silenziosità su asfalto e arrivare poi in fuoristrada e stare col culo stretto tanto su ogni curva e su ogni condizione che poi troverò fuori strada, o il contrario? Perché io parlo per me e vedo anche gli amici più o meno stretti, i conoscenti più o meno stretti che fanno quello che faccio io con la Maxi, sono tutti messi come me, nel senso hanno una gomma minimo 70-30 per arrivare poi ad altri che hanno il setting che ho io, quindi canale stretto più mousse più gomma specialistica, e a nessuno di queste persone passerebbe per l'anticamera del cervello di mettere una gomma che performi poco fuori strada per essere più confortevoli su asfalto. E probabilmente nessuno di queste persone ti verrà mai a dire io col tassello ho avuto dei problemi a viaggiare e a fare 200 o 300 km su asfalto. Adesso qua vi faccio vedere in che condizioni sono ste gomme esattamente in questo momento qua, a fine viaggio, dopo aver fatto tutta la scisa, e a quanti chilometri sono
e vi do un pochino di informazioncine carine. Facendo il punto della situazione, siamo a 2415 km, prevalentemente utilizzo fuoristradistico con trasferimenti ad ogni uscita più o meno importanti, minimo 200 km di trasferimenti tra andata e ritorno. Le gomme stanno messe così, stanno messe molto bene, se vedete. Allora, qua chiaramente la parte del tassello centrale è molto più consumato a com'è il tassello nella zona più laterale, però sti grandissimi cazzi, sto parlando di una gomma FIM, ragazzi, Siamo sicuramente verso la fine della sua vita, ma la riserva è ancora molto lontana, sarebbe qua. Se vedete i laterali, comunque sono nella parte centrale molto consumati, secondo me qui c'è ancora un centimetrino quasi, però nella parte laterale è quasi integro qua, e questi qua giù invece hanno ancora qua le loro tacchette. Chiaramente la gomma è bella rovinata in alcuni punti perché l'ho maltrattata pesantemente in fuoristrada, però ragazzi io non mi sarei mai immaginato che si potesse arrivare a un chilometraggio del genere con queste gomme. E adesso vi faccio vedere davanti, perché davanti è veramente spaventoso. Qui c'è un topo morto, davanti è veramente spaventoso, è messo benissimo, rimane leggermente consumato nella parte dietro ma pochissimo, e davanti è nuovo, davanti, la gomma davanti è nuova, spaventosa. Beh ragazzi, io non so cos'altro dirvi. Il mio consiglio è, se fate fuoristrada, montate una gomma tassellata. Ogni cambio gomma provate gomme diverse fino a che non trovate quella che per voi è la gomma migliore da utilizzare, in base alle vostre capacità di guida e al vostro utilizzo del mezzo. Non vi fermate troppo a leggere i commenti su Facebook o su Instagram. Credo che la verifica migliore sia provarle con il proprio polso e sulla propria pelle per vedere effettivamente quello che funziona e quello che non funziona. Mi interessa sapere molto cosa ne pensate. Io magari sono stato un po' polemico su questo video, di solito non lo sono. La cosa importante è che siate sicuri in fuoristrada. Su asfalto potete sempre ricalibrarvi. In fuoristrada invece, cambiando il terreno di metro in metro, le condizioni di metro in metro, l'asciutto è più asciutto e più bagnato, e poi trovi le radici, e poi dopo trovi il sasso smosso e poi il sasso piantato. Cioè è fondamentale che fuori strada siate sicuri, e quindi più mettete una gomma tassellata più siete sicuri. Detto questo, io vi saluto. Settimana prossima probabilmente non riuscirò a portarvi video, ma dalla settimana dopo dovrei essere finalmente senza cesso, e vi vorrei portare o il video di presentazione della nuova auto che vi avevo accennato nell'ultimo video, che sarà un mezzo veramente al limite tra il grottesco e il vintage, e con il quale spero di riuscire a fare una bella serie qua sul canale. Oppure, se Dio me la manda buona e il polso me lo permette, vi porterò il primo giro fuori strada dopo la rimozione del gesso. Vi ringrazio per aver visto tutto questo video. Se siete ancora qua, mettete l'emoticon della balena, così so che siete arrivati fino a questo punto. Se vi piacciono questi video, lasciatemi un bel like, che mi aiutate. Se non seguite ancora il canale, è la prima volta che siete arrivati qua e vi piacciono questi generi di contenuti, seguite il canale, che mi aiutate ancora di più. E basta. Vi auguro ancora buona domenica e ci vediamo tra un paio di settimane. Ciao a tutti ragazze e ragazzi!